Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi parliamo della Bibbia. La Bibbia, cari amici, la Bibbia. La Bibbia è il grande libro di ebrei, cristiani e musulmani, islamici. Va bene? È il grande libro, questo è il grande libro del patriarcato. Ma quando è che inizia la storia degli ebrei? Non è preciso dirlo, non è preciso dirlo. Probabilmente la storia degli ebrei inizia quando compare il patriarca Abramo. E quando compare il patriarca Abramo compare dopo il grande diluvio, il diluvio universale, dopo anche che Yahweh aveva distrutto la torre di Babele, dopo appare Abramo. In che periodo siamo? Difficile dirlo, ma io credo che siamo circa verso il 2000 avanti Cristo, 2000 anni prima della nascita di Cristo. È proprio con Abramo che nasce il popolo eletto. Gli ebrei c'erano anche prima, ma è con Abramo che il Dio Yahweh sceglie il popolo ebraico come popolo prediletto. E infatti nella Bibbia c'è proprio scritto così: storia di Abramo. Il Signore disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno io li maledirò. In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Poi Abramo ebbe Isacco ebbe Giacobbe e Giacobbe ebbe da Dio anche il nome di Israele. Allora, prima nasce il nome ebrei al tempo di Abramo, poi arriva il nome israeliti al tempo di Giacobbe, che è il nipote di Abramo e che si chiamerà anche Israele. Dopo arriva il nome di Giudei, quindi noi abbiamo questa successione temporale. Prima ci sono gli ebrei, che con Abramo diventano il popolo prediletto di Dio. Poi gli ebrei si chiameranno anche israeliti, da Israele, che è il secondo nome di Giacobbe, d'accordo? E i giudei, quando arriva il nome quando arriva il nome giudei, e arriva circa verso il 600 avanti Cristo, e al tempo dell'esilio babilonese, e da quel momento a una parte di ebrei, si darà il nome di giudei. Quindi la successione è ebrei, israeliti e giudei, ma sono sempre la stessa cosa, cari amici, capito? E gli ebrei hanno scritto questo grande libro, questo grandissimo libro. Quando è cominciata la scrittura di questo grandissimo libro? Punto di domanda. Quando? Si ritiene che questo grandissimo libro
E gli ebrei o anche israeliti lo abbiano cominciato a scrivere quando Mosè portò gli ebrei, li portò via dall'Egitto, cioè verso il 1340 al 1330 a.C. E Roma non era ancora nata, capito? Non era ancora nata quando gli ebrei o israeliti cominciarono a scrivere la Bibbia, va bene? Nella Bibbia ci sono i 10 comandamenti, i 10 comandamenti. E i 10 comandamenti Mosè li ricevette dal Dio Yahweh sul monte Sinai, quando gli ebrei, fuggiti dall'Egitto, stavano attraversando il deserto del Sinai. Yahweh diede a Mosè le tavole della legge che contengono i 10 comandamenti. I 10 comandamenti sono alla base del patriarcato, perché c'è scritto: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Non c'è scritto: io sono la signora dea tua, non avrai altra dea al di fuori di me. No, il Dio degli ebrei, che è anche il Dio dei cristiani, degli islamici, è maschio, è un capofamiglia, un pater familias. Poi c'è scritto: non rubare. Poi c'è scritto: non desiderare la roba d'altri, non desiderare la roba d'altri e non desiderare la donna d'altri. Ma questo Dio potentissimo, il Dio Yahweh potentissimo, prima di dare i 10 comandamenti agli ebrei, poi israeliti, poi giudei, prima di dargli i 10 comandamenti, quando i primi 2 uomini, Adamo ed Eva, stavano nel paradiso terrestre, prima diede l'ordine: crescete e moltiplicatevi, siate fecondi e moltiplicatevi. E poi diede il castigo dopo, perché Adamo ed Eva avevano disubbidito a Yahweh. Allora Yahweh li ha castigati dicendo: tu uomo guadagnerai il pane col sudore della tua fronte e tu donna partorirai col dolore. Ecco qua il patriarcato. 2 grandi ordini: crescete e moltiplicatevi. Poi tu uomo partorirai col dolore, no, tu uomo guadagnerai il pane col sudore della tua fronte e tu donna partorirai col dolore. Poi i 10 comandamenti: io sono il Signore Dio tuo, eccetera eccetera eccetera. Non rubare, non desiderare la roba d'altro. Beh, questi 10 comandamenti che stanno qua dentro, e che sono stati scritti dagli ebrei ai tempi di Mosè, 1340-1330 a.C., questi 10 comandamenti ci sono anche dentro la religione cristiana e ci sono anche dentro la religione islamica. Cambia qualche parolina, ma la sostanza è sempre la stessa, per cui si può dire che il mondo è in mano alla Bibbia, capito? Perché in tutto il mondo vale l'ordine divino: guadagnerai il pane col sudore della tua fronte. E poi vale anche l'ordine divino: non rubare, non desiderare la roba d'altri e non desiderare la donna d'altri. La Bibbia, capito cari amici? Ecco che cos'è la Bibbia. La Bibbia è stata scritta dagli ebrei, e che poi si sono chiamati anche israeliti,
e poi si sono chiamati anche giudei. Oggi noi li chiamiamo giudei, ma ci siamo dimenticati che loro si chiamano anche israeliti, che era il secondo nome di Giacobbe, e che loro si chiamano anche ebrei, e che il nome di ebrei lo presero al tempo di Abramo, capito? Perché fu con Abramo che questo popolo, prima politeista, con Abramo questo popolo diventa monoteista, e gli ebrei sono quelli che ti mettono in piedi la prima religione monoteistica patriarcale, con il Dio Yahweh, che è il Dio più potente del mondo. Poi arriva anche il Dio Gesù Cristo e il Dio Allah, che hanno la stessa potenza. Ma il Dio, un Dio potente come il Dio Yahweh non era mai apparso sulla faccia della terra prima, capito? Perché è un Dio che crea tutto ex nihilo. E a questo Dio non gliene importa niente della legge di Lavoisier, la quale legge di Lavoisier dice che nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. È tanto bello sapere che noi uomini non ci trasformiamo, perché a nessun uomo piace essere trasformato, capito? Per cui l'umanità ha dimenticato Lavoisier, ma preferisce la Bibbia, capito? Capito, cari amici? È per questo che la Bibbia è diffusa in tutto il mondo, perché la Bibbia non dice che tu ti trasformi, tanto è vero che per i cristiani e per gli islamici noi non ci trasformiamo, ma dopo morti andiamo con la nostra identità o in paradiso o all'inferno. Ok, cari amici? Ricordatevi che la Bibbia è il libro più potente del mondo, perché è il libro del Dio più potente del mondo. Quello che ho ordinato: guadagnerai il pane col sudore della tua fronte. Grazie cari amici, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.